Shinobi è sempre stato un gioco fighissimo. Immaginatevi una saga su un ninja incazzoso che diventa talmente tanto popolare negli anni 90 da spaccare il mercato ed essere spesso raffigurata insieme a Sonic come una delle mascotte di Sega. Questi ragazzi sono sempre stati molto bravi nel creare titoli semplici ma allo stesso tempo difficili, cioè dovevano per forza di cose essere difficili all'epoca, altrimenti non guadagnavi un centesimo, e le persone in quel periodo impazzivano completamente per Shinobi. Un gioco sulla vendetta, veloce, divertente, bellissimo da vedere e schifosamente difficile. Una macchina sforna soldi, ma c'è un problema. Questa cosa valeva negli anni 80 e 90, ok, ma adesso siamo nel 2025. Secondo voi, come può una piccola grande leggenda degli arcade sopravvivere e soprattutto essere rispettata in un mondo videoludico che ormai è completamente diverso? Beh ragazzi, ecco, basta fare... Shinobi Art of Vengeance è diventato a mani basse uno dei miei videogiochi platform preferiti di quest'anno. Sviluppato dalla Lizardcube, se mi segui da un po' sai già chi sono questi pazzi, e pubblicato da Sega, questo sequel incredibile prende ciò che rendeva il titolo originale figo e lo eleva all'ennesima potenza. La vera domanda però è: come hanno fatto? Come si può rendere ancora più bello e moderno un titolo che sembrava ormai pronto per andare in pensione? È molto semplice. Niente più pixel art, niente più grafica discutibile in 3D. Al suo posto abbiamo questa, una stupenda grafica fumettosa creata dalle abili mani della Lizardcube, sfondi dettagliati, personaggi cacciaroni e con un sacco di personalità, tranne lui, ma soprattutto un gameplay divertentissimo, profondo e soddisfacente. Un paio di persone nella community affermano che Shinobi Art of Vengeance è il Doom Eternal dei platform 2D, e non hanno torto. Il gioco è molto più frenetico, brutale e stratificato rispetto ai capitoli originali per cabinato o Sega Mega Drive. I vecchi Shinobi, soprattutto il primo, erano tremendamente semplici in termini di gameplay. È una cosa normale. Come ho già detto prima, il gioco doveva essere semplice, in modo che tutti potessero giocarlo, ma anche schifosamente difficile, in modo che tutti perdessero e riempissero di soldi le tasche dei gestori degli arcade che avrebbero poi acquistato altri cabinati di Sega. Il primo capitolo, uscito nel 1987, era durissimo da giocare, era ostico da far schifo ragazzi, e se non mi credete, ho qui una registrazione del miglior giocatore di Shinobi che io abbia mai conosciuto. Oh, pa, senti, ma è vero che Shinobi era un gioco difficile ai tuoi tempi? No, caro, era un gioco facilissimo, ma cosa stai dicendo? Lo finivo con un solo gettone, guarda. Nei vecchi Shinobi, i nemici nel 99% delle volte sbucavano fuori dal nulla. Spesso erano appostati in zone specifiche che richiedevano una conoscenza pregressa sia del loro posizionamento che del layout del livello. I nostri avversari, nel primo Shinobi, erano pochi ma letali. Troppo letali. Avevi ninja di diversi colori, i soldati, i monaci Shaolin con la sciabola e lo scudo. Ognuno di loro, anche se apparentemente simile, aveva delle piccole differenze in termini di comportamento e pattern degli attacchi. E gli sviluppatori, secondo me, si divertivano da pazzi a creare l'abbinamento più tossico possibile appositamente per farti perdere. E cosa avevamo noi per difenderci da questa minaccia? Shuriken? È una katana che non usiamo quasi mai. Ah sì, avevamo anche il ninjutsu che faceva così. In Art of Vengeance invece le cose sono molto diverse. Il gioco per la prima volta non si basa più sull'abilità del giocatore di memorizzare il posizionamento dei nemici, ma si basa sulla sua pura skill, sull'abilità di prendere il tuo controller e fracassarti le dita per fare una combo super soddisfacente da più di 100 colpi consecutivi. I nemici sono molti di più rispetto al passato. Passiamo da ninja semplici a soldati fatti di cartapesta, a unità speciali corazzate, arcieri, troll, robot, samurai e qualunque cosa sia quello schifo. Ma in compenso noi in questo gioco siamo l'equivalente del Doomslayer. Abbiamo sempre i nostri filati shuriken, la nostra spada, i nostri pugni e i nostri calci. Ma a differenza dei vecchi capitoli, qui il nuovo sistema di combo ci dà uno stile di gameplay completamente diverso. Attacchi leggeri, pesanti, aerei, concatenazioni che ti fracassano le dita, esecuzioni shinobi ripetute, la possibilità di usare delle nuove tecniche chiamate ninpo, che possono variare dallo sputare fuoco a lanciare fendenti a chilometri di distanza a lanciare uno shuriken verde gigante assolutamente inutile. Per concludere in bellezza poi abbiamo anche i ninjutsu, che in questo gioco fanno il loro bel ritorno. Ok ragazzi, sapete che io sono molto pignolo per quanto riguarda l'esecuzione e l'impatto visivo di qualcosa di iconico all'interno di un gioco. Diamo un'occhiata ai vecchi ninjutsu. Ma adesso diamo un'occhiata ai nuovi ninjutsu.
qui i ninjutsu, che nei vecchi capitoli venivano un po' visti come il tasto d'emergenza da premere se stai per morire, hanno un vero impatto. Sono potenti, versatili e la loro animazione ti fa saltare ogni volta dalla sedia da quanto è bella. La cosa che mi fa veramente amare questo gioco è la cura e la passione che gli sviluppatori hanno messo in ogni scorcio del loro mondo. Ogni cosa in Shinobi Heart of Vengeance è fatta con amore, dal design dei personaggi, alle ambientazioni, ai sound effect, alle host. Nulla in questo gioco sembra fuori posto. C'è un grande rispetto per ciò che è stata e ciò che è la saga di Shinobi. La Lizard Cube è riuscita nell'arduo compito di prendere un videogioco arcade, mantenere quella sua anima old school e allo stesso tempo modernizzarlo il più possibile per far gola ai videogiocatori di oggi. E ci sono riusciti alla grande, a mio parere. Ogni livello in Heart of Vengeance è strutturato a modi open map, con checkpoint da sbloccare e segreti e collezionabili da trovare. Ma non sei obbligato a farlo fin da subito, anche perché non potresti. Gli sviluppatori sono stati molto furbi e hanno aggiunto in quasi ogni livello delle sezioni a cui non puoi accedere, a meno che tu non possieda delle abilità che ti vengono sbloccate tipo 2 livelli dopo. Questa cosa non piace a tutti e lo comprendo, ma su carta il concept è figo. Costringerti tra tante virgolette a ritornare sui tuoi passi per completare il livello al 100% dopo che hai sbloccato una determinata abilità ti permette di goderti ulteriormente il gioco. Le sezioni segrete infatti non sono solamente delle stanze 4x4 con dentro una chest che contiene il collezionabile, no, sono intere aree a parte piene zeppe di trappole e nemici che aspettano solo di essere esplorate da te. Questa cosa, a mio parere, non solo prende il fattore rigiocabilità del gioco e lo innalza in maniera mostruosa, ma ti permette anche di goderti i livelli da un'altra prospettiva. Heart of Vengeance poi non si fa problemi a prendere la sua classica formula da platform 2D e reinventarla completamente quando serve. Ci sono un sacco di momenti che spezzano in maniera stupenda il game loop classico del gioco, come ad esempio le sezioni di inseguimento o i livelli a scorrimento che fanno l'occhiolino ai capitoli classici. Non sono forzati, anzi si incastrano perfettamente nella formula generale del titolo e ti stimolano a continuarlo, a finirlo. Il gioco poi è veramente stupendo da un punto di vista grafico e sonoro. So già di aver citato lo stile artistico e le animazioni, ma datemi un attimo di tempo per mostrarvi un paio di robe veramente fighe. Il gioco prende a piene mani l'essenza dei vecchi Shinobi e te la ripropone in uno stile completamente nuovo. Lo stile Lizard Cube, così mi piace chiamarlo. C'è così tanto amore nelle animazioni, nel character design dei nemici, che non sono fatti a caso, ma remixano i design dei vecchi Shinobi in chiave moderna. Gli artwork prima di ogni boss fight, quelli dei personaggi principali, il sound design che ti fa sentire una forza inarrestabile ogni volta che il contatore delle combo sale o quando fai un'azione particolarmente pericolosa. È qualcosa di così ben fatto e così dettagliato da farti sciogliere il cuore. Ben Fickett, il director di Lizard Cube, che ha lavorato anche a questo gioco, è da sempre un appassionato dei titoli Sega. Ce l'ha dimostrato anni fa con altri titoli dell'azienda rifatti nel suo stile Lizard Cube, e ogni cosa in Shinobi trasuda amore ed edizione. E si vede. Un gioco con un'anima old school e la praticità del moderno. Che figata. Ci sono anche easter egg stupidissimi che mi fanno veramente sorridere, ragazzi. Tipo nel livello Neo City, a mio parere uno dei migliori del gioco, dove è possibile trovare dei poster promozionali del remake di Wonder Boy The Dragon's Trap insieme a Street of Rage 4. Tutti questi giochi, esattamente come Heart of Vengeance, sono stati fatti dalla Lizard Cube con il benestare di Sega. Vedere questo piccolo dettaglio d'amore è una cosa stupenda. È come osservare un passaggio di testimone tra un veterano dell'industria che lascia la sua eredità alla nuova generazione di game designer. Preservare e se possibile restaurare un'opera è difficile, lo so, però è possibile. E questo gioco ne è la prova vivente. Anche la trama di questo Shinobi porta qualcosa di nuovo. Piccola premessa: la trama di questa saga è qualcosa di veramente assurdo. Cercherò di riassumervela in poche parole, quindi tenetevi forte. In Shinobi noi impersoniamo Joe Musashi, il leader del clan ninja Oboro, un gruppo di guerrieri addestrati all'arte del combattimento che cercano di mantenere la pace e l'ordine nel mondo. Joe cerca di mantenere una vita tranquilla e pacifica, ma i piani di conquista del mondo dell'organizzazione criminale Zed glielo impediscono. Nel primo gioco sti tizi rapiscono gli studenti di Joe, dei piccoli ninja con la divisa rosa. Il nostro protagonista, stoico come non mai, inizia la sua spedizione punitiva distruggendo ninja, elicotteri d'assalto, demoni meccanici e samurai, tutto utilizzando i suoi shuriken e la sua katana. Nel secondo gioco, che per qualche strano motivo si chiama Shadow Dancer, Joe deve fermare la Union Lizard, un culto religioso che venera una specie di demone rettiliano gigante. In questo gioco però non saremo soli. Il nostro fidato cane da battaglia, Yamato, ci farà compagnia per buona parte
parte dei livelli. Anche in questo gioco Joe commette un massacro. Nel terzo gioco ufficiale, Revenge of Shinobi, la Zid, che adesso si fa chiamare New Zid, rapisce la moglie di Joe, Naoko, e lì il nostro caro protagonista si rompe un po' le scatole, talmente tanto che di nuovo insieme a Yamato decide di far sparire l'organizzazione criminale dalla faccia della terra. Tutto questo, come sempre, completamente da solo. Ma aspettate! C'è anche dei Cyber Shinobi. In questo gioco impersoneremo il nipote di Joe Musashi, anche lui di nome Joe. Il nostro obiettivo sarà quello di distruggere la Cyber Zid, che è come la Zid normale, però futuristica. Questo gioco è una merda. Ma aspettate, perché dopo dei Cyber Shinobi c'è Alex Kidd in Shinobi World. Non ce la faccio a rimanere serio, ragazzi. Un titolo parodistico ufficiale dove Alex Kidd, un altro personaggio famosissimo di Sega, si ritrova in un mondo simile a quello di Shinobi e deve lottare utilizzando le abilità di Joe. Ma aspettate ancora, perché dopo questo c'è Shinobi 3 Return of the Ninja Master, dove la Neo Zid torna di nuovo e Joe deve di nuovo spaccargli il culo. E solo dopo 35 anni, se non contiamo degli spin-off orrendi, Shinobi Art of Vengeance continua il suo capolavoro di storia, mostrandoci il conflitto tra Joe, il clan Oboro, e la Ene Corp, un'organizzazione criminale simile alla Zid che tenta di conquistare il mondo attraverso l'utilizzo di orribili armi biologiche create in laboratorio e demoni provenienti da altre dimensioni. Tutto questo comandato da Gisao, Lord Ruse. La trama di Art of Vengeance tenta di essere molto più seria rispetto ai precedenti capitoli della serie. Qui abbiamo uno Joe più maturo, responsabile, quasi sull'orlo della pensione, che vorrebbe godersi la vita insieme a sua moglie Naoko, che all'inizio del gioco è in dolce attesa. Ma no, arriva Lord Ruse, fa casino, distrugge l'intero villaggio del clan Oboro, uccide quasi tutti gli studenti di Joe e trasforma la sua studentessa più fedele, Tomoe, in pietra. E non contento, trasforma in pietra anche Yamato, il cane di Joe. Il gioco a livello narrativo non è particolarmente complesso, ma conosce bene l'eredità della saga e si diverte, anche in quel frangente, a piazzare piccole chicche che solo i giocatori più attenti riescono a cogliere, frasi particolari, personaggi e boss ricorrenti, persino interi stage. Pur essendo un titolo che punta tutto sul gameplay, Art of Vengeance decide di rendere felici tutti i videogiocatori. La cosa che mi fa molto sorridere di questo titolo è la mole di affetto dimostrata da Sega con la sua campagna marketing. Open beta, interviste pre e post uscita del gioco, artisti musicali che vengono commissionati da Sega per creare delle canzoni. Vedere tutto questo movimento da parte dell'azienda mi ha fatto capire che il piano di restaurazione di Sega per le sue vecchie IP sta andando bene. Shinobi Art of Vengeance è solo una delle tante IP che l'azienda vuole riportare in vita e a mio parere lo stanno facendo nella maniera migliore possibile. Prendere una saga ormai in pensione come Shinobi, che diciamoci la verità veniva ricordata solo dalle persone che hanno vissuto gli anni d'oro di Sega, e dargli un trattamento del genere è una cosa veramente stupenda. Se non è amore, ragazzi, è rispetto. E rispettare le proprie creazioni in questo modo, a mio parere, non solo riempie il tuo nome di onore e gloria, ma permette anche alle nuove generazioni di videogiocatori, e anche quelle vecchie, di godersi un tuo pezzo di storia in una maniera del tutto inedita e moderna. Non bisogna mai sacrificare l'anima di un'opera, ragazzi. La cosa migliore da fare, se si hanno parecchi nomi importanti sotto la cintura, è quella di capire come ingegnarsi per riportarla in vita nella maniera migliore possibile, senza cadere nel tranello delle remastered o dei remake. E a mio parere, Shinobi Art of Vengeance è riuscito a tornare dal regno dei morti nella maniera migliore possibile. Sono felice di vedere una saga che giocavo da piccino sulle gambe di mio padre ritornare con così tanto stile. Grazie Lizard Cube e grazie Sega. Grazie per averci fatto questo piccolo, grande dono. Adesso cacciatemi fuori Golden Axe. Non ve lo sto chiedendo. Dove cazzo è Golden Axe? Ehi, grazie mille per aver visto questo video, significa molto per me. Credo molto nell'arte videoludica e voglio portare qualcosa di nuovo in Italia. Se ti piacciono i miei contenuti, considera di iscriverti al canale, lasciarmi un bel mi piaccione e condividere il video con i tuoi amici. Se lo farai, mi aiuterai a crescere e a portare altri contenuti fuori di testa. Se invece vuoi supportarmi in qualche modo, lasciandomi magari una monetina, puoi anche abbonarti al mio canale attraverso l'opzione abbonamento. Di solito condivido con gli abbonati il dietro le quinte dei video, le thumbnail, gli script e altre robette interessanti. Se vuoi diventare un cultista fedele, ti lascio il link per abbonarti in descrizione. Puoi anche supportarmi offrendomi un caffè su Ko-fi. Non sei obbligato, ma hey, fa sempre piacere ricevere un caffè da un amico.